Ciao, salve a tutti e ben ritrovato, ben ritrovata. Come punire il narcisista e riavere te stessa e te stesso? È quello che vorresti? Partiamo dal presupposto che parliamo di punizione in senso figurato e che educativamente la punizione in quanto tale non va mai bene, per quanto ci siano purtroppo tanti psicologi che parlano di punizione buona o educativa e punizione cattiva e inadeguata, ma questo in realtà è molto poco psicologico. Di per sé infatti la punizione è invece sempre sbagliata in ambito educativo perché il bambino si abituerà con premi e punizioni ad agire in base appunto al premio e alla punizione e non a un criterio valutativo positivamente introiettato. Grazie al cielo ci sono psicologi che questo concetto l'hanno fatto proprio, anche come genitori e non solo come psicologi. Chiaramente non vanno promossi e avvallati comportamenti irrispettosi o dispettosi da parte dei bambini, si deve sempre essere fermi e non cedere alle provocazioni o ai pianti che tanto inteneriscono, impietosiscono i genitori e che tante volte proprio per questo un bambino può finire per adottare in maniera smodata e tattica, entrando egli stesso in una sindrome di pianto isterico. Poi ci sono altri sistemi invece della punizione per gestire anche un bambino difficile, ma non faccio qui un video su questo perché parliamo di punizione in merito, in questo caso, a un adulto, anche se si tratta di un bambino adulto per lo più, quando abbiamo a che fare con un narcisista, spesso dispettoso proprio come può essere un bambino. A maggior ragione punire un narcisista in modo chiaro e diretto e inequivocabile, anche qui, per quanto ormai vada di moda parlare di distruggere il narcisista, non attecchirà con lui. Non attecchirà con un narcisista, anzi proprio come un bambino a volte se lo punisci in modo maldestro e per disappunto lui farà ancora di più il dispettoso. Se fai capire a un narcisista le tue intenzioni, un narcisista non te la farà passare tanto liscia. Da questo punto di vista dovresti fare proprio come fa lui e con la sua stessa nonchalance. Non nel senso di fare lo specchio, ma di fare come lui dal punto di vista interiore dello stato d'animo, perché per esempio non è che il tuo partner narcisista ti colpisca direttamente, sempre intenzionalmente, per farti star male. Un bambino non rompe i suoi giocattoli per fare loro del male, è un suo modo per farli suoi, almeno se non ci sia malignità. Parlo qui del narcisista, ovviamente, e molte volte se c'è di mezzo un narcisista maligno o perverso, la malignità infatti c'è. Ma non vediamoci malignità sempre in ogni caso. Ripagare quindi il narcisista con la sua stessa moneta? Beh, no, non è un modo questo, o perlomeno non sempre e in tutti i casi, perché la tecnica specchio finisce in realtà per diventare evidente. Tieni presente che se lui è un narcisista, o lei naturalmente, hai a che fare con un manipolatore navigato, ultra esperto, per cui la manipolazione è cosa che appartiene ormai alla sua natura e difficilmente puoi battere un narcisista con le sue stesse armi, a meno di non diventare un'anima pienamente realizzata o sulla via della realizzazione, quindi disposta, veramente disposta a non avere il narcisista, perché quando inizierai a realizzarti a livello interiore, saprai gestire i tuoi bisogni. Se hai il bisogno infatti che ti guida in amore, non ti potrà mai rendere vincente in amore, perché l'amore è in fondo la cosa più spassionata che ci sia. I sentimenti sono gratuiti. Naturalmente questo non significa essere sprovvisti di sentimenti, ma di non attaccarsi ai sentimenti. E naturalmente cambia molto dal non soccombere al bisogno in amore al non sapere amare. Potresti avere potere sul manipolatore narcisista grazie proprio al distacco emotivo narcisistico, ma non sarebbe un grande guadagno questo, perché equivarrebbe ad essere altrettanto narcisista. Il guadagno sta invece nel sapere perdere, perché non farsi guidare dal bisogno d'amore equivale anche a essere in grado di perdere un amore.
Paradossalmente, ma solo apparentemente in modo paradossale, solo se sei disposta a non avere in amore avrai, e questo vale anche e soprattutto se hai a che fare con una persona incapace di amore, come lo è un narcisista. In ogni caso puoi certamente punire il narcisista in senso figurato, anche se è fatica e tempo sprecato. Fai anche tu i tuoi calcoli come li fa il narcisista, ma esclusivamente per il tuo bene. Vale la pena continuare con lui, impegnare altro tempo, energie, anima e sensi? In ogni caso, se vuoi punire il narcisista, cambia registro completamente, non dare più coordinate certe al narcisista, non dirgli più niente, non spiegare di te, non chiedere spiegazioni a lui. Chiedere è sempre una variante del bisogno, o un bisogno bello e buono, quello di chiedere appunto di volere ottenere spiegazioni, non reclamare, non mendicare, e fai quello che devi fare. Prendi i tuoi spazi, non mostrare più che stai male o che magari sei gelosa, per esempio. Mostrati spensierata e concentrata sulle tue cose, che è davvero quello che è bene fare per te stessa o te stesso, e questo sarà un bel modo di lasciare spiazzato un narcisista, che è molto peggio di punirlo, ti assicuro. E poi fammi sapere. Sempre felice di leggerti, di sapere come la pensi, come vanno le cose con o senza, speriamo senza il narcisista o una narcisista. Ti abbraccio forte e a presto. Ciao, ciao, ciao.